Il Grande Lebowski, The Big Lebowski 1998 dei fratelli Coen, è un cult che mescola noir, commedia e assurdità in un'esperienza unica. La storia segue Jeffrey Lebowski, noto come Drugo, Jeff Bridges, un uomo pigro e amante del bowling che finisce in un intrigo criminale per uno scambio di identità. La trama, apparentemente semplice, è in realtà un viaggio surreale tra rapimenti, artisti eccentrici e criminali maldestri, mentre a rendere il film straordinario sono i dialoghi brillanti e il cast memorabile. I Coen scrissero ruoli su misura per attori con cui avevano già lavorato, come John Goodman e Steve Buscemi, mentre Jeff Bridges divenne il Drugo solo in un secondo momento. Jeff Bridges trasforma il Drugo in un'icona culturale, incarnando con la sua vestaglia, i capelli spettinati e il White Russian sempre in mano un'idea di libertà apatica e irresistibile. Il personaggio è ispirato a Jeff Dowd, produttore e attivista, ex membro dei Seattle Seven, che condivide con il Drugo lo stile di vita rilassato e la passione per i White Russian, e a Peter X. Line, veterano del Vietnam e amico dei Coen, il cui appartamento caotico e il tappeto che dava un tono alla stanza hanno trovato spazio nel film. Alcuni aneddoti reali di X-Line, come il ritrovamento della sua auto rubata con i compiti di un ragazzino sotto il sedile, sono stati ripresi fedelmente. Per prepararsi al ruolo, Bridges incontrò Dowd, ma attinse anche ai suoi ricordi degli anni 60 e 70. Scelse personalmente i costumi dal proprio guardaroba e modellò la fisicità del Drugo, compresa la pancia prominente. Sul set, una delle sue poche domande ai Coen era: il Drugo se n'è fumata una sulla strada? Se la risposta era sì, si strofinava gli occhi per ottenere lo sguardo perfetto. John Goodman interpreta Walter con un'energia travolgente, alternando scoppi di rabbia a momenti di vulnerabilità. Ex veterano del Vietnam e compagno di bowling del Drugo, è ossessionato dalle regole e ha alcune delle battute più iconiche del film, come: questo non è il Vietnam, è il bowling, ci sono delle regole. Il look del personaggio fu curato nei dettagli. I Coen scelsero uno stile gladiatore per la barba, in modo che si abbinasse ai suoi capelli a spazzola, e persino l'auto del Drugo venne cambiata. La Chrysler LeBaron, inizialmente prevista, fu sostituita con una Ford Torino per adattarsi alla stazza di Goodman. Walter è ispirato a più figure reali, tra cui il già citato Peter X. Line, il veterano Louis Abernathy e il regista John Milius, la cui passione per le armi e la retorica militarista influenzò profondamente il personaggio. Julianne Moore interpreta Maud, un'artista eccentrica e sofisticata, figlia del magnate Jeffrey Lebowski. Con il suo distacco intellettuale e l'umorismo surreale, il personaggio rappresenta il mondo dell'arte contemporanea, aggiungendo al film un tocco enigmatico. Maud è ispirata a Carol Schneemann, celebre per dipingere nuda su un'altalena, e a Yoko Ono. La Moore ricevette il copione mentre era sul set de Il mondo perduto Jurassic Park e girò tutte le sue scene in sole 2 settimane. Steve Buscemi è Donnie, il membro più ingenuo e taciturno del trio, costantemente zittito da Walter con il celebre "chiudi quella fogna, Donnie". I Coen crearono il personaggio come ironica punizione per l'attore che in Fargo era fin troppo logorroico. Nonostante le poche battute, Buscemi dona a Donnie una dolcezza che lo rende fondamentale nel gruppo. La sua uscita di scena segna uno dei momenti più malinconici del film, svelando l'emotività nascosta dietro la commedia. John Turturro trasforma Jesus Quintana in uno dei personaggi più eccentrici del film, nonostante il breve tempo sullo schermo. Con la sua tuta viola, le movenze teatrali e l'ossessione per il bowling, è un perfetto mix di comicità e stravaganza. La sua entrata in scena, sulle note di Hotel California in versione flamenco, è diventata iconica. Il personaggio nasce in parte da Mi puta vida, uno spettacolo teatrale del 1988 dello stesso Turturro. I Coen ne estremizzarono i tratti, permettendo all'attore di esprimere al massimo la sua vena comica e teatrale.
Lo straniero, interpretato da Sam Elliott, è il narratore enigmatico del film, un cowboy saggio e distaccato che osserva gli eventi senza intervenire. Ispirato ai noir di Raymond Chandler, ma con un'ironia alla Mark Twain, rappresenta una guida per lo spettatore, forse più lucida degli stessi protagonisti. Il suo dialogo finale con Drugo, scena che Elliott girò in 2 giorni per trovare la giusta intensità, aggiunge una nota malinconica e rassicurante, con la celebre battuta sul Drugo che, nonostante il caos, la prende come viene. Grazie al carisma e alla voce profonda di Elliott, il personaggio assume un'aura mitica e indimenticabile. David Huddleston interpreta il grande Lebowski, il magnate arrogante che rappresenta l'opposto del Drugo, incarnando perfettamente il ricco ipocrita. Le sue interazioni con il Drugo mettono in luce il contrasto tra materialismo e filosofia di vita rilassata. Tara Reid, nei panni di Bunny, la giovane moglie del magnate, dà al personaggio più profondità di quanto suggerisca il suo ruolo di donna trofeo. Ben Gazzara è Jackie Treehorn, il produttore di film per adulti, che interpreta il suo ruolo con una calma inquietante. Philip Seymour Hoffman, nel ruolo di Brandt, l'assistente legale di Lebowski, rende un personaggio secondario indimenticabile con la sua comicità. La trama del grande Lebowski è ispirata in parte al Grande sonno di Raymond Chandler e al film Il lungo addio di Robert Altman, ma i Coen ne sovvertono la struttura tradizionale del noir, mantenendone solo alcuni elementi. L'intreccio appare complesso e frammentato, riflettendo le diverse classi sociali di Los Angeles. La sceneggiatura fu scritta a fasi, quasi in contemporanea con Barton Fink. I Coen iniziarono con 40 pagine, ma il progetto venne messo in pausa perché John Goodman e Jeff Bridges erano impegnati in altri ruoli. Nel frattempo, i fratelli girarono Fargo. La regia dei fratelli Coen è impeccabile, mescolando uno stile visivo raffinato con una narrazione volutamente caotica. Per il look del film, i fratelli Coen collaborarono con Roger Deakins, creando un mix tra realismo contemporaneo e sequenze oniriche surreali. Le scene quotidiane, come quelle nel bowling, hanno una luce calda e rilassata, mentre le sequenze visionarie esplodono in colori saturi e angolazioni dinamiche, rendendo il surrealismo parte integrante della narrazione. Il montaggio, firmato dai Coen sotto lo pseudonimo di Roderick James, alterna caos e quiete con equilibrio, dando al film un ritmo frammentato ma perfettamente fluido. Le transizioni tra realtà e sogno sono particolarmente efficaci, accentuando l'assurdità della storia senza spezzarne il flusso. La scenografia di Rick Heinrichs enfatizza i contrasti tra i personaggi. L'appartamento disordinato di Drugo, la villa pacchiana di Lebowski e il bowling decadente raccontano visivamente il loro mondo. Girato in 11 settimane tra Los Angeles e dintorni, il film sfrutta location iconiche come la Sheets Goldstein Residence e lo storico bowling Hollywood Star Lanes, demolito nel 2002, rendendo quelle riprese uniche e irripetibili. Infine, i costumi di Mary Zophris definiscono perfettamente ogni personaggio. La vestaglia e le ciabatte di Drugo incarnano il suo stile di vita rilassato, i completi pomposi di Lebowski la sua arroganza, mentre l'abbigliamento militaresco di Walter e le tute eccentriche di Jesus Quintana sottolineano il carattere grottesco e sopra le righe dell'intero cast. La colonna sonora, un mix eclettico di generi musicali come opera, folk, pop, jazz, exotica e rock, include brani di artisti come Bob Dylan, Elvis Costello, Nina Simone e Kenny Rogers. Questa varietà musicale si fonde perfettamente con le scene del film, contribuendo a creare un'atmosfera unica che accompagna la narrazione. Dal suo debutto nel 1998, il grande Lebowski è diventato un fenomeno culturale. Ha ispirato saggi, festival e citazioni in altri media. Nel 2009 è stato pubblicato un libro accademico, The Year's Work in Lebowski Studies, che esplora vari aspetti del film, dalla filosofia del Drugo alla preparazione del White Russian. Ogni anno, dal 2002, il Lebowski Fest celebra il film con proiezioni e raduni di fan vestiti come i personaggi.
Il film ha anche influenzato la cultura popolare. Walter Sobchak ha ispirato il personaggio di Napalm 51 di Maurizio Crozza, mentre Lo straniero ha dato vita al personaggio di Wild West nei Griffin. Il Grande Lebowski è stato incluso nella lista dei 500 migliori film di sempre di Empire, mentre Drugo è a tutt'oggi al 10° posto tra i 100 migliori personaggi cinematografici di sempre, secondo la stessa rivista. Inoltre, nel 2014 il film è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry, sottolineando la sua importanza culturale. Nonostante i Coen abbiano escluso un seguito, John Turturro ha ottenuto il permesso di rivisitare il suo personaggio, Jesus Quintana, creando nel 2020 il film Jesus Rolls, Quintana è tornato, ispirato a un film francese, ma senza il coinvolgimento dei Coen o altri personaggi del film originale. Ma perché il Grande Lebowski avrebbe meritato l'Oscar? Nonostante il suo status di cult, il Grande Lebowski fu completamente ignorato agli Oscar del 1999. Un'ingiustizia, considerando il suo impatto duraturo e il suo valore cinematografico. La sceneggiatura dei Coen è un capolavoro di originalità che mescola noir, commedia surreale e filosofia esistenziale, rielaborando con ironia i tropi della detective story di Raymond Chandler. Le interpretazioni sono altrettanto iconiche. Jeff Bridges incarna alla perfezione l'essenza zen del drugo, trasformandolo in un simbolo di stile di vita alternativo. John Goodman regala una performance esplosiva nei panni di Walter Sobchak, mentre Steve Buscemi e John Turturro, con il suo eccentrico Jesus Quintana, contribuiscono con momenti indimenticabili. Anche sul piano tecnico il film è impeccabile. Fotografia, montaggio, scenografia e costumi creano un perfetto equilibrio tra realismo e surrealismo, amplificando il fascino della pellicola. La colonna sonora, con la sua varietà di generi, arricchisce ulteriormente l'atmosfera unica del film. E allora, perché non lo ha vinto? L'Academy ignorò il Grande Lebowski per diverse ragioni. Innanzitutto, l'accoglienza iniziale fu tiepida. Nel 1998 il film incassò poco e ricevette recensioni contrastanti, il che lo rese poco interessante per gli Oscar. Inoltre la concorrenza era feroce. Quell'anno dominavano film come Shakespeare in Love, che vinse, inspiegabilmente aggiungerei, l'Oscar per il miglior film, Salvate il soldato Ryan e La sottile linea rossa, più in linea con i gusti dell'Academy. Anche lo stile eccentrico del film giocò contro. Spesso, purtroppo, i film che nel tempo diventano cult vengono ignorati agli Oscar, salvo essere rivalutati successivamente, come accadde per Blade Runner o Pulp Fiction. Inoltre, nel 1998 i fratelli Coen non erano ancora considerati maestri del mainstream. Solo 10 anni dopo, con Non è un paese per vecchi, avrebbero ottenuto il loro trionfo agli Oscar, sebbene per me Lebowski resti superiore. Alla fine, Il Grande Lebowski è uno di quei film che l'Academy ha sottovalutato al momento della sua uscita, ma ha ottenuto nel tempo il riconoscimento più grande. È diventato più di un film, trasformandosi in un fenomeno culturale che ha ispirato festival, saggi accademici e persino una filosofia di vita, il Dudeismo. In conclusione, Il Grande Lebowski non è solo una commedia, è un'esplorazione satirica del mondo contemporaneo, dei suoi stereotipi e delle sue assurdità. È un film che, dietro la sua apparente leggerezza, nasconde una profonda riflessione sull'identità, l'alienazione e l'accettazione della vita così com'è. Nel tempo ha trasformato la sua eccentricità in una lingua universale, capace di attraversare epoche e generazioni. La sua irriverenza e il suo spirito anarchico sono diventati un riflesso di chi, come il drugo, sceglie di vivere in modo autentico, lontano dalle convenzioni e dai dettami del mondo che lo circonda. Non è solo un film, ma una filosofia di vita, una chiamata a prenderla come viene. Un'opera che, con il suo mix di surrealismo e verità, continua a lasciare il segno in chiunque scelga di immergersi nel suo mondo. Voto 10 su 10.